Oggi torno con un format che amo tantissimo, meglio il film o il libro? È un format che amo perché unisce due delle mie più grandi passioni e inoltre può suscitare un po' di discussioni perché a volte magari qualcuno ha preferito il libro, a volte qualcuno ha preferito il film, quindi si può creare un po' di contrasto, altre volte è semplicemente un dialogo. Ho già fatto una puntata sul postino di Neruda in cui almeno per me ha vinto il libro e oggi farò un altro confronto, quello tra il film e il libro di Annientamento. Questo video qui mi è stato proprio commissionato, mi è stato chiesto e dopo aver letto il libro in un paio di giorni, considerate che sono meno di 200 pagine, e dopo aver visto il film oggi pomeriggio sono qui a dirvi la mia. Intanto parto col dirvi che questo è il primo libro che leggo di Jeff Vandermeer, mi è piaciuto moltissimo anche se io non sono molto avvezzo alla fantascienza, ho sì letto grandi capolavori, grandi classici, ma in generale non me la cerco, preferisco altri tipi di romanzo, ma se mi capita la leggo molto volentieri, come è stato in questo caso. Cercherò di fare pochi spoiler, ma vi leggerò alcune parti del libro perché secondo me sono molto significative anche per farvi capire un po' lo stile che potrete trovare all'interno, ma soprattutto per poi argomentare meglio perché secondo me l'uno sarà meglio dell'altro, quindi libro e film. Iniziamo subito, piccola trama generale per farvi un po' entrare all'interno delle due opere. Esiste un luogo chiamato Area X, nella quale da più di 30 anni piante, animali e a quanto pare anche le persone iniziano a mutare forma e c'è un'organizzazione chiamata la Southern Reach che da anni sta facendo delle spedizioni per andare a capire un po' quello che succede in quel luogo. Ce ne sono state fino a questo momento 11 e nella maggior parte dei casi non è tornato nessuno e quei pochi che sono tornati tornano profondamente mutati. La protagonista di questa storia insieme ad altre 3 donne andrà a formare la 12ª spedizione. Cosa molto importante da dire è che nel libro le donne non hanno un nome specifico, nemmeno la protagonista, e sono definite in base alla funzione che svolgono. La protagonista è una biologa, c'è una psicologa, una topografa e infine un'antropologa. E tutte e 4 partono. Una volta arrivati vicino all'Area X, iniziano però subito a capire che ciò che avevano precedentemente studiato in realtà era diverso. C'è nello specifico una sorta di torre che non era stata segnalata. Nello specifico la protagonista parte perché all'interno dell'11ª spedizione c'era anche suo marito. E la prima grande similitudine tra il film e il libro è proprio questa. C'è la descrizione di questo rapporto, di questo marito che chiama la protagonista, la biologa, uccello fantasma per il suo modo di essere presente ma sempre un po' scostante allo stesso tempo, rapporto che sembra poi anche infrangersi con la partenza del marito che successivamente tornerà casualmente profondamente diverso. La moglie lo riconoscerà a stento non per le sue sembianze fisiche ma per il modo in cui parla. A tutto questo si aggiunge il fatto che poco tempo dopo il marito morirà di cancro, lasciando alla donna un'infinità di dubbi che la spingono a partire. Potrei continuare a creare suspense ma preferisco schierarmi subito dicendo che per me, mentre il libro è un'opera veramente interessante e bella, il film fallisce completamente il suo tentare di adattare su schermo questo testo. I motivi sono tanti, molteplici e cerco di sviscerarli, ma prima di farlo per me è importante dire che non considererò il film come se avessi visto solo quello, perché per esempio mi è capitato di andare a vedere dopo averlo visto la recensione di Frusciante e lui dice non ho letto il libro, in molti hanno criticato l'adattamento ma a me è piaciuto. Chi ha letto il libro dice che questo film sia un adattamento pessimo, io il libro non l'ho letto e il film per me è bellissimo. Ma secondo me se uno ha avuto voglia anche di leggersi il libro può essere interessante creare un legame tra le due opere che sono da un punto di vista proprio del DNA collegate, ma quindi ribadisco che io non parlerò del film in sé come se non avessi letto il libro, ma cercherò di fare dei paragoni e dirvi quali sono le parti fondamentali che il film ha scartato completamente creandone anche delle altre. Il film si apre con la biologa che viene interrogata una volta tornata a casa. Anche lei sembra in qualche modo scioccata da questa esperienza e poi iniziano ad inframmezzarsi al film flashback della partenza del marito, viene mostrata in qualche modo la loro relazione che sembra molto più positiva di quello che noi troviamo all'interno del libro. Quindi la prima differenza sta nell'incipit. Mentre il film comincia dalla fine, il libro comincia dall'inizio. Cioè la prima parte, c'è proprio il capitolo che si chiama Iniziazione, parla di questa torre che non era stata segnalata. La torre che in teoria non doveva esserci affonda nel terreno in un punto appena prima che la foresta di pini neri faccia strada alla palude e poi ai canneti e agli alberi contorti delle pianure salmastre. Questo è proprio l'incipit.
incipit, c'è un incipit diverso. Ma perché è importante mettere in evidenza questa prima differenza? Perché all'interno del libro va creandosi un climax che poi alla fine esplode per poi lasciare un ulteriore dubbio. Infatti questo qua fa parte di una trilogia. All'interno del film a te viene subito detto che guarda, lei ce la farà. Nel libro per tutto il tempo tu hai paura che la biologa muoia o che gli succeda qualcosa e quindi sei più sospeso. La seconda differenza, secondo me fondamentale, che va a intaccare la natura e proprio il concetto che questo libro va a sviscerare, è il fatto che a queste 4 protagoniste nel film viene dato un nome. E voi direte, certo, non è molto comodo chiamare una persona biologa oppure un'altra antropologa, ma questa cosa va a distruggere l'idea più grande che sta all'interno di questo libro. La mancanza di identità all'interno del libro va a dimostrare che per quanto i punti di partenza delle 4 donne siano completamente diversi, il loro punto di arrivo è lo stesso. Tutte sono disposte a sacrificarsi per scoprire qualcosa di nuovo, perché la loro vita è arrivata a una sorta di stallo che non viene sempre ben specificato. Ci viene specificato quello della biologa perché è importante, perché nella spedizione precedente c'era anche suo marito e quindi le cose vanno combaciando, ma altrimenti quello che viene fatto all'interno del film secondo me è molto inutile e fastidioso a chi ha letto il libro. Vengono dati nomi, viene dato spazio a dialoghi inutili, a momenti di completo isterismo in cui le protagoniste si spaventano, smettono di comunicare, il che è lecito data la situazione in cui sono, ma che all'interno del libro è descritta molto meglio. Quei momenti di silenzio, di tensione che si creano tra le protagoniste all'interno del film, nel libro vengono descritti attraverso i paesaggi che, proprio seguendo anche la trama, vanno a far parte delle protagoniste stesse. Nel momento in cui sale la tensione viene descritto il luogo e questo amplifica ancora di più tutto. All'interno del film questa cosa qui non c'è. C'è un'ambientazione che sì, è fatta bene, è molto bella, ma è la tipica zona desolata, la The Last of Us, o che avete visto in 1000 altri film, abbandonata, in cui succede qualcosa di strano. Il libro invece ti fa immaginare tantissimo, cosa che caratterizza secondo me la letteratura di fantascienza e che la rende sempre un gradino superiore. Nella maggior parte dei casi poi c'è Odissea nello spazio, c'è Stalker di Tarkovsky, ma secondo me sono delle eccezioni che confermano la regola. Nel caso della letteratura di fantascienza, proprio il fatto che alcune parole spiegano ma non definiscono, mostrano ma non fanno bene intravedere, ti permette di elevare l'immaginazione e ognuno di noi, proprio grazie a questo genere letterario che alimenta e fomenta e foraggia la nostra immaginazione, vedrà per esempio lo scriba in modo diverso. Quindi un altro difetto gigantesco secondo me del film è che tutto viene ben caratterizzato, forse troppo, mentre all'interno del libro c'è uno sfumato che rende tutti simili e quindi privi di volto, privi di identità, ma allo stesso tempo complementari. Cioè la mia identità, la mia storia e anche la tua, come poi è il concetto che questo libro vuole trasmettere, che questa storia vuole trasmettere. La colonna portante che regge la storia è questa: tu non sei nessuno, ma questo non essere nessuno ti rende tutti. Un'altra differenza gigantesca sta nella descrizione della protagonista che all'interno del libro viene descritta in modo incredibilmente appassionante e interessante. È una persona la cui presenza viene notata ma che non fa niente per farsi notare. È una persona che si è sposata e che prova dei sentimenti ma che sembra che nel momento di fronte al prete in cui doveva dire sì, quel sì non l'ha detto ma l'ha semplicemente accennato con la testa. È una persona che trova pochissime cose curiose ma profondamente capace di appassionarsi, e c'è un esempio secondo me viscerale, importantissimo all'interno del libro, nella quale viene descritto come lei da piccolina si appassiona ad una piscina abbandonata nella quale vede crearsi un nuovo ecosistema, e proprio questa sua passione poi la porterà ad appassionarsi alla biologia, a studiare, a diventare per un momento anche una ricercatrice ben pagata, ma poi questa carriera la spaventa e quindi deciderà di fare tutt'altro per poi finire all'interno di questa spedizione. E quindi un'altra differenza fondamentale sta nel fatto che nel film viene accennato il suo rapporto col marito, ma non viene detto niente della sua famiglia e della sua infanzia, che sono i motori che poi l'hanno portata a questo suo carattere così peculiare e alle scelte che ha fatto. Altra differenza che rende il libro migliore del film, secondo me, è il fatto che il film si è concentrato molto sulla morte,
mentre il libro, per quanto perturbante e spaventoso, si concentra molto sulla vita. All'interno del film vediamo sin da subito il marito che inizia a tossire sangue, che torna in qualche modo già morente. Alcuni membri della spedizione vengono subito attaccati da animali che all'interno del libro vengono sì descritti, ma vengono descritti in modo tale che ti fanno intuire che hanno subito qualche trasformazione. Non sono dei cinghiali giganteschi che ti attaccano mentre sei imbavagliato dopo che un membro della spedizione è impazzito e vuole ucciderti. All'interno del libro la cosa è diversa. Viene mostrato in che modo tutto può prendere vita, da animali già viventi fino ad arrivare a delle scritte sui muri interessantissime, bellissime, che fanno capire che tutto ciò che c'è di alieno in questa area X in realtà è anche umano. Di nuovo torna, non vi voglio spoilerare troppo il libro, ma torna di fondamentale importanza. Scritte che all'interno del film non appaiono minimamente, che vengono forse decantate a un certo punto, ma che vengono completamente cancellate. Come poi è cancellata anche la psicologa che cade dalla torre, sopravvive a un dialogo stupendo con la protagonista biologa, di nuovo viene uccisa. Non c'è quel rimanere in vita che ti fa capire qual è la forma successiva che puoi prendere, che cosa diventi dopo. C'è un altro momento stupendo all'interno del libro nella quale c'è una suspense gigantesca perché un membro, non ve lo specifico così andate a vederlo, della spedizione non si fida più e quindi c'è una sorta di sparatoria interessantissima. Tutta l'ipnosi, altro elemento fondamentale del libro, cancellata completamente, e anche il titolo perde completamente di senso perché questa parola all'interno del libro è una sorta di exit strategy, è un momento finale, l'ultima spiaggia. All'interno del film invece viene proclamata completamente a cazzo e quindi di nuovo quella patina, quell'essere ipnotizzati e quindi controllati per ricevere il coraggio necessario per fare le cose, la dinamica per la quale non sai mai se sei completamente te stesso è completamente cancellata per lasciare spazio a delle pazzie completamente casuali che nascono dopo pochissimi giorni. Quindi ci troviamo di fronte a dei dialoghi inutili perché vanno a caratterizzare dei personaggi che in realtà non dovevano essere così dettagliati e della protagonista e del marito ci dicono meno di quel poco che viene descritto all'interno del libro. Arriviamo al momento clou di questo video, ovvero l'analisi dei due finali che si differenziano tantissimo. Questa è una storia che gira intorno al finale che vi ripeto che in qualche modo viene già rovinato all'interno del film sapendo che la donna sopravvive, perché tu la vedi interrogata, no? E lei parla al passato, mentre noi all'interno del libro leggiamo le sue memorie che come lei legge all'interno del libro perché le trova sparse, potremmo anche noi da lettori leggere dopo che qualcun altro, magari la 13ª spedizione, è partita. Quindi il dubbio rimane. E quindi, oltre a questa grandissima differenza, secondo me proprio di narrazione, è importante dire che questa è un'opera, una storia che mira proprio ad arrivare alla fine. È tutto un crescendo che poi arriva al momento finale. Momento finale in cui la protagonista, la biologa, prende abbastanza coraggio da inoltrarsi profondamente nell'area X. E qui devo dire che, per quanto il film sia molto bello, non si avvicina minimamente allo scossone, a quel turbamento che ti lascia il libro. Nel film, dopo aver visto per breve tempo la psicologa, appare un'entità che vista da vicino ti specchia, ti analizza. Una goccia di sangue da protagonista parte, si spezza in due come ogni molecola, no? Ci viene detto che la nascita nasce proprio da qua, dal singolo che diventa doppio, che poi diventa 4, 8 e così esponenzialmente crescendo. Questa entità che le stava davanti la specchia al punto tale da diventare un essere plasmato, sembra proprio fatto di plasma. Prima inizia a studiare la protagonista e che poi cerca di assomigliarle il più possibile, prendendo poi anche le sue sembianze. Il film termina con lei che mette in mano una bomba e fa esplodere tutta la torre per poi tornare a casa. Bello, ma quello che succede all'interno del libro è fantascienza, ma letteralmente, e vi spiego che succede. Intanto nel film lei scende una volta sola nell'area X, ma all'interno del libro ciò che ci gasa veramente è il fatto che lei scende più volte e ogni volta si spinge oltre. A un certo punto lei troverà anche il cadavere di una sua compagna all'interno del cuore dell'area X.
completamente sfigurata. Lo ritroverà lì la seconda volta e poi deciderà di spingersi oltre e ricollegherà il fatto che troverà quel corpo lì alla colpevolezza di un altro membro. C'è tutto un intreccio che rende l'esperienza di lettura molto più intrigante, c'è molta più curiosità, è quasi un giallo a un certo punto, un giallo all'interno di un'opera fantascientifica horror gotica. Succede che la protagonista, dopo aver inalato una sostanza proveniente dall'interno dell'area X, non è più soggetta all'ipnosi e capisce che quello che le altre vedono come delle pareti in realtà sembrano degli organi che pulsano. All'interno di questi organi che pulsano, lei sente poi anche dei rumori, una sorta di lamento, ci sono delle scritte verdi che per un motivo a lei sconosciuto si possono leggere, lei riesce a leggerle e appaiono un po' come delle frasi bibliche, per esempio: l'amore di Dio illumina chiunque capisca i limiti della sopportazione e concede il perdono, scelto per servire un potere superiore, e poi si interrompono. E la cosa strana è che sembrano scritte sul momento e inoltre vedono anche delle orme per terra. Più va avanti il libro e più si va a formare il nome di questo essere, per metà uomo ma per metà universo, che scrive queste frasi e che lei nominerà lo scriba. E proprio sul finale del libro, super spoiler ve lo dico, ma per chi non lo leggerà o per chi l'ha già letto può essere anche divertente, interessante risentirlo, lei si avvicina al punto tale per cui i loro sguardi si incrociano e lì c'è un momento di letteratura altissimo che vi leggo. Varcai la soglia, discesi nella luce. Qui lei sta per incontrare lo scriba, ma l'autore, geniale, fa una cosa. Prima di descrivere l'incontro con lo scriba, ne descrive un altro che lei ha vissuto da piccola, incontro tagliato all'interno del film. L'incontro che ha lei da piccola l'estranea un po' dalla realtà, perché lei vede a un certo punto un'enorme stella marina chiamata Distruttore dei Mondi, e fissare quella stella le fa capire, le fa intuire che in realtà lei, anche se diventerà una grande biologa, del mondo, della Terra, dell'universo, in realtà non capirà mai profondamente nulla. Poi ci viene detto che l'incontro che sta per avere è 1000 volte l'estraneità e lo stupore che ha avuto quando era piccolina davanti alla stella marina. Svoltare quell'angolo, incontrare lo scriba per la prima volta, fu un'esperienza simile moltiplicata per 1000. 70 anni fa su quegli scogli non riuscivo più a distinguere il mare dalla spiaggia, ora non riuscivo più a distinguere le scale dal soffitto e, anche se con un braccio mi reggevo alla parete, la parete sembrava cedere al mio tocco e io lottavo per non continuare a precipitare dall'altra parte. Lì, nella profondità della torre, non capivo neanche lontanamente cosa stessi guardando e anche adesso devo sforzarmi per ricostruirlo a partire da frammenti. Difficile dire quali lacune stia colmando la mia mente, solo per togliersi il peso di tutte queste incognite. Ho detto di aver visto una luce dorata? Quando svoltai l'angolo non era più dorata, ma verde-azzurra. Una luce verde-azzurra come non ne avevo mai viste prima. Si sprigionava ondata, accecante e copiosa, densa, stratificata e avvolgente. Superava a tal punto la mia capacità di cogliere le forme al suo interno che mi costrinse a fare a meno della vista, a concentrarmi sulle informazioni dettate dagli altri sensi. Il suono che mi arrivava in quel momento somigliava a un crescendo di ghiaccio o di cristalli di ghiaccio che andavano in frantumi dando vita a un rumore ultraterreno che prima avevo scambiato per un ronzio e che cominciò a prendere un ritmo e una melodia intensi che mi riempivano il cervello. Mentre mi abituavo alla luce, lo scriba continuava a trasformarsi a ritmo fulmineo, come a beffare la mia capacità di comprenderlo. Era una sagoma dentro una serie di lastre di vetro rifratto. Erano strati sovrapposti a forma di arco. Era un gran mostro lumachesco circondato da satelliti di creature ancora più bizzarre. Era una stella luccicante. Il mio sguardo continuava a rimbalzare via, come se un nervo ottico non fosse sufficiente. Poi divenne qualcosa di immane che la mia vista maltrattata non riusciva a contenere, che sembrava crescere a dismisura mentre si avventava verso di me. La forma si allargò fino a quando fu perfino dove non era o non avrebbe dovuto essere. Ora sembrava più una specie di ostacolo o una parete o una grossa porta chiusa che ostruiva le scale. Non una parete di luce, aurea, azzurra, verde, esistente in un altro spettro, ma un muro di carne che pareva luce, con elementi spigolosi o curvi al suo interno e strutture come di ghiaccio formato dall'acqua corrente. Un'impressione di creature viventi che galleggiavano pigre nell'area circostante come morbidi girini, ma alla periferia del mio
sguardo, quindi non capivo bene se fosse affine agli atomi scuri di pulviscolo che sono un'illusione ottica che non esistono. La protagonista prova a farsi indietro, prova a spostarsi, ma il suo sguardo sembra ipnotizzato, ritornando anche all'incipit del libro. Non so per quanto tempo rimasi impietrita sulla soglia a guardare lo scriba. Avrei potuto guardarlo in eterno senza accorgermi del terribile scorrere degli anni. A un certo punto, stanca di essere così percossa da questa entità che le è semplicemente vicino, ma talmente vicino da essere all'interno del suo corpo stesso, la biologa si abbandona, apre la bocca e questa luce e questa energia le entra dentro, la penetra al punto tale che lei si sente affogare all'interno di un mare gigantesco che però in realtà non è acqua, che però ti dà allo stesso modo la stessa sensazione di morire. Fu la tortura peggiore che avessi mai subito, come se mi avessero trafitto ripetutamente con una sbarra di metallo. Poi il dolore fisico fasciò le pareti del mio corpo come una seconda pelle. Ogni cosa si tinse di rosso, svenivo, rinvenivo, mi mancava ancora l'aria. Le ginocchia mi cedevano, abbrancavano la parete per non cadere. Urlavo e spalancai la bocca così tanto che sentii uno schiocco alla mascella. Credo di aver smesso di respirare per un minuto, ma la luminosità non si spense. Continuò solo a ossigenarmi il sangue. Poi a un certo punto sento una spinta. Lo scriba sembra averla spinta verso la parete e lei finalmente può respirare di nuovo. Ma non potevo restare ancora lì, ancora dentro il suo campo visivo. Ormai non avevo scelta. Con la gola in fiamme, il ventre come viscerato, mi lanciai capofitto nel buio più profondo sotto lo scriba. Prima a carponi, cercando affannosamente la fuga, in preda al cieco, incontrollabile impulso di sottrarmi alla sua vista. Solo quando la luce alle mie spalle si attenuò, solo quando mi sentii al sicuro, mi raccasciai a terra, rimasi lì a lungo. Evidentemente ora lo scriba mi riconosceva, evidentemente mi considerava leggibile. Mi chiesi se le mie cellule avrebbero saputo nascondermi a lungo la loro trasformazione, se fosse l'inizio della fine. Ma più che altro provai il sollievo totale di aver superato una prova durissima, sia pure di un soffio. La luminosità se ne stava rannicchiata dentro di me, traumatizzata. E qui siamo a un passo dal finale che non vi racconto perché il mio intento comunque è sempre quello di mandarvi a leggere il libro, ma spero di aver enumerato secondo me le grandi differenze che rendono questo libro veramente meritevole di una lettura, se non addirittura di più. È veramente un gran libro che consiglio a tutti, breve, intenso, stupendo, ma il film un tentativo mal riuscito. Tentativo che nasce zoppicante e che secondo me è un'occasione mancata. E ripeto, il finale del film è comunque molto bello e molto interessante, ma non si avvicina minimamente alla grandezza di questo libro. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, spero di avervi detto la mia. Potevo dire tante altre cose ma sono già andato lunghissimo, quindi vi consiglio di leggere tantissimo questo libro, Annientamento, e se siete curiosi anche per vedere le differenze di recuperare il film omonimo del 2018 di Alex Garland.